Ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Eccoci di nuovo qui, anche questo mese sono sempre io, Geo il giocoliere, e siamo ritornati nel mio fantastico studio, che non è assolutamente il mio salotto, dopo la trasferta del mese scorso. Già, di cose ne sono successe a bizzeffe in quest'ultimo periodo e prima di tutto ci tengo a ringraziarvi tutte e tutti per l'incredibile sostegno, per le condivisioni, per le visualizzazioni. Il progetto si sta ampliando, anche la redazione si sta ampliando e ci teniamo a ringraziarvi e ci teniamo anche a ricordarvi che questo progetto esiste soprattutto grazie alla diffusione che ha, quindi vi invitiamo ad iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e a condividere questo video o i precedenti. Ma se siete qui su questo video è perché siete trepidanti di scoprire le bellezze giocoleristiche del mese di agosto. Quindi, come di consueto, lanciamo il primo servizio dedicato ai videoclip e agli artisti che abbiamo raccolto per voi nel mese appena trascorso. Se cercate video belli, il canale IJA Jugglers è sempre una certezza. Il giovanissimo Baptist Van Beckel approda anche sui Trick of the Month e gli affezionati del TG Juggling se lo ricorderanno sicuramente anche per altri bellissimi video. Tecnica, stile, movimento, tutto si può dire a Baptist, basta che non gli dite che sembra Onni Toivonen solo perché usa le Albatros. Altra faccia nota su questo canale è Teo Scarrito dalla Francia. Più che giocoleria, questo è un video di matematica, considerata la quantità di integrali che ci sono dentro. Una cosa è certa, odia tremendamente tenere tutte e due le bacchette in mano, e a noi piace un sacco così. Conclude il filotto IJA un giocoliere che non potete non conoscere o riconoscere. Christopher Silva è unico nel suo genere, grande viaggiatore, semaforista e artista di strada, pare che abbia una mano al posto della testa, il che gli permette di fare dei trick davvero pazzeschi. Dopo un bel periodo di assenza, segnaliamo il ritorno in video di due interpreti della giocoleria davvero notevoli. Dalla Grecia Michalis Dimou con una bella raccolta di spacconeria con le clave. E Lukas dalla Polonia, di cui non dirò il cognome perché sicuramente lo sbaglierò, che ha raccolto una serie di trick incredibili in una location che per qualcuno sarà anche familiare. Ma non si dica che qui al TG Juggling prediligiamo solo la giocoleria tecnica e spaccona. Apprezziamo infatti un sacco anche i videomontaggi come quello di Lucy Tan. Semplice, artistico e curato. O come Shine di Riccardo Mendes. Il ragazzo ci ha già abituato bene sia per il suo livello di flessibilità e giocoleria incredibile che per il video editing. Sta a voi ora scoprire come finisce questo simpatico siparietto al distributore di carburanti. Infine segnaliamo il trailer del nuovo spettacolo Meanwhile della compagnia Nua con Onni Toivonen e Mary Eikila. Ed è già pronto il nostro collegamento dagli Stati Uniti con il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Chi è che mi chiama a quest'ora? Geo? Diretta TG Juggling? Ma oggi si vede che non ha ricevuto il mio messaggio, che oggi non sarei stato in diretta. Sì, ciao Geo e a tutti gli amici del TG Juggling. Oggi sono in diretta qui per voi e vi parlerò di chi vi parlo? Vi parlerò di Timothy Airwalker, che ho trovato questa mattina su Instagram, un giocoliere versatile. Lui gioca sia con le clave che con i poi. Nei suoi video inoltre mostra anche timelapse molto curiosi che ci portano, diciamo, dietro le quinte di quello che è il processo per imparare un nuovo trick più complesso. Una visita al suo profilo non può mancare. E poi nient'altro. Per il momento è tutto, linea allo studio, Geo. Grazie Matteo, già noi del TG Juggling non andiamo mai in vacanza, o lavoriamo anche se siamo in vacanza. E ora è il tempo delle grandi prodezze e questo mese ne abbiamo davvero tante, con il servizio dedicato ai record e ai trick assurdi del mese di agosto. Leo James ha superato se stesso.
Nonostante qualche strascico post-Covid, è riuscito prima a battere il suo record delle 6 palline su Rollerbola, portandolo a 3 minuti e 48 secondi. E il giorno dopo a portare quello di 7 palline a 3 minuti e 17 secondi, rischiando quasi di eguagliare quello delle 6. E rimanendo in tema rulli, il mese scorso ci siamo dimenticati di quello di Chris Jost con 7 palline su Rollerbola attraverso. Un altro recordman americano è Spencer Androli, che questa volta chiude 83 prese di 7 anelli in 8x6. E timbra il cartellino anche Max Kusmerz, che chiude 5 minuti e 35 di 6 palline in sincro, che mentre sto parlando ha già battuto 2 record a settembre. Si è andato molto vicino a finire nei record anche Rudolf Lewicki, che nel mese di agosto ha provato diverse volte a chiudere le 9 clave. Idem vale per Michael Ferreri, che con 132 prese di 9 palline ha siglato la terza miglior prestazione al mondo. Rodrigo Rueda è il trick della cavalletta. Bow trasforma tutto quello che tocca in un trick. Numero abbastanza folle di Basile Pucek con le bouncing. E che dire di questo tuffo nel cerchio Bramson? Kellin Quinn continua la sua ricerca solo per rimanere fra i trick assoluti. Super triccone di Yuta Shimoyama con 3 palle e 2 kendama. Eleganza e tecnica di Ayala e Scoli. Dicono che il Pancito de Oro sia bravetto coi Diablo. Dicono, E infine, doppio flash di 8 clave eseguito contemporaneamente da Eivind Raggio e Moritz Rosner. L'avete riconosciuta? La location dell'ultima clip era una delle palestre dell'European Juggling Convention di Tres Cantos. Sapevate che ne avremmo parlato, infatti è uno degli eventi più importanti di questo mese e adesso ci dedicheremo a... Scusate? Sì? Ma ancora un servizio al passato, ma dai, ma questa cosa fa ridere solo a noi. Ma poi pensano che io abbia delle manie di protagonismo perverse. Va bene dai, lo mandiamo. Mi informano dalla regia che abbiamo un servizio dal passato da parte del sottoscritto. A me. Sì, ciao Geo e amici del TG Juggling. Sono qui in diretta dalla Main Hall dell'European Juggling Convention. 8 giorni di spettacoli, workshop e figate uniche che vi racconteremo con questo breve servizio. La tranquilla e serena vita di Tres Cantos, città a 20 km da Madrid, è stata letteralmente sconvolta dall'arrivo di oltre 3.000 giocolieri da tutta Europa e non solo. Nonostante l'incredibile caldo e qualche problema organizzativo e logistico, la gioia di stare assieme e condividere sudore e giocoleria ha sicuramente prevalso. Dimostrazione di questo è stata l'enorme partecipazione ai centinaia di workshop, tra i quali hanno spiccato quello di Gandini e Garage 29 di Nicanor Delia. Non sono poi mancate le sfide. Tra gioco olimpiadi e battle varie ha fatto il suo esordio il Cup of the Day di Luke Burridge, dove si vinceva per l'appunto una tazza al giorno. Ma vogliamo parlare della proposta di matrimonio con tanto di love parade diretta dai Gandini? Un momento super toccante, quasi quanto l'incontro fra me e Eivind Raggio di Juggling News. Quante notizie in un solo frame. Ma passiamo ora a uno dei punti forti, gli spettacoli, così tanto che serviva il giratempo di Hermione per vederli tutti. Dagli street show come Oyun e Copyleft agli special show, tra cui ricordiamo con piacere Gala con Falda, Cielo Loco e soprattutto Mediterranean, agli immancabili open stage che ci hanno saputo regalare momenti altissimi con Felix Feldman, Amélie de Grand, Joe Fisher, Alexis Levillon, Christopher Silva, Ali, Emmanuel Ritois e tanti altri che ci hanno saputo divertire, stupire e ispirare. E infine non poteva mancare un super gala in cui si sono presi la scena Zach McAllister, Katrina Nikiforova e l'italiana Marica Marinoni. Ah già, c'è stato pure qualche Renegade. Insomma, un'esperienza davvero incredibile che invitiamo tutti a provare. Il prossimo anno si terrà in Irlanda e nel 2024 è stato deciso per il Portogallo. Quindi che dire, da Tres Cantos e dal passato è tutto, a me la linea. E grazie a me stesso per il reportage, è stato davvero difficile condensare tutte le cose accadute in questi giorni e soprattutto raccontare le tante emozioni come quella vissuta durante la finale della Fight Night, come riportato da questo breve approfondimento dal nostro commentatore tecnico Dario Rasia. Buongiorno amanti del combat!
L'AJC di questo agosto ci ha donato uno dei tornei più emozionanti di sempre, con ben 77 partecipanti alle preselezioni. Ecco i campioni sul podio: Julius Preu, Jaron Davidovic, Jochen Pfeiffer. Avranno ancora il coraggio di confondere i giocolieri con i clown? Ma tranquilli che tanto per chiunque siamo sempre dei maghi. E grazie a questo risultato Jochen Pfeiffer si è ripreso la testa del ranking mondiale della Fight Night, che potete trovare a fightnightcombat.com. E poi ci sarebbero un sacco di altre cose da raccontare, come la finale del Diablo Battle, i Juggling Games e i vari open stage che potete trovare nel canale YouTube di Luke Burrage, che come sempre ha caricato diversi videovlog fatti bene e molto divertenti. O per non parlare del fantastico after movie di l'IJC di Blaz Slanic. Direi che comunque è meglio troncare questo momento nostalgia perché ci siamo ancora sotto, quindi lanciamo l'ultimo servizio del nostro TG, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Cioè, non per rimarcare ancora il concetto, ma guardate quante convention ci sono nei prossimi 2 mesi, cioè una cosa incredibile. Date un'occhiata alla mappina se siete nei paraggi e guardate in descrizione del video che ci sono tutte le informazioni. Ora possiamo proseguire. Jay Gilligan ha prodotto un documentario a puntate di 3 ore su tutti gli attrezzi che le ha costruito il padre durante i suoi anni di giocoleria. Se siete interessati sappiate che li sta pure dando via e ha creato anche un gruppo Facebook per questo. Concludiamo con il mio filotto preferito sulla giocoleria multitasking. Come Brian che riesce ad andare sul monociclo con i trampoli. Quindi da buon sudamericano mi aspetto che ora ci faccia almeno 3 macete. O Lisa Van Brakel che unisce la sua passione per la giocoleria con quella per lo skate. Oppure Teton Juggler che unisce la sua passione per la giocoleria con qualunque cosa lo possa uccidere. No vabbè dai, è bravissimo in questo, però davvero è un ragazzo spericolato. Ma se cercate qualcosa di più tranquillo, potete sempre rilassarvi in riva al lago con dell'acroyoga giocolante come Erin Stevens e il suo compagno. Ed eccoci qua, siamo giunti anche alla fine di questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un like, condividete il video e soprattutto non fatevi problemi a scriverci, darci consigli o segnalarci cosa ci siamo dimenticati. Come sempre ci tengo a ringraziare la redazione con cui ci siamo anche ritrovati almeno una parte alla convention a Madrid, siamo perfino riusciti a fare una foto. E un ringraziamento va anche al nostro media partner Juggling Magazine, perché se noi raccontiamo tante cose loro ne raccontano ancora di più. E vi ricordo che all'interno della rivista trovate anche i nostri articoli. Guardate, questo era l'ultimo articolo scritto da me. Nel prossimo invece troverete un articolo scritto da Sean proprio sull'IJC a Tres Cantos. Quindi, che dire, da Geo il giocoliere è tutto, noi ci vediamo il prossimo mese e non mancheranno le novità con una nuova puntata del TG Juggling. Benvenuti al canale di pesca TG Juggling. No scherzo, vabbè, niente, un saluto a tutti gli amici.